Il 15 febbraio 2015, il giorno dopo la morte di Michele Ferrero, l'allora direttore della Stampa, Mario Calabresi, pubblicò finalmente la loro conversazione di 5 anni prima. L'aveva tenuta segreta come da patti fino alla morte di Ferrero, che, da uomo di grande discrezione qual era, preferiva parlare coi fatti e i suoi prodotti e non aveva mai rilasciato interviste. Il dialogo con Calabresi, che apparve allora come un suo testamento imprenditoriale e umano, ci dà uno sguardo senza precedenti sulla sua vita. Il mio segreto, si chiedeva a Ferrero, fare sempre diverso dagli altri, avere fede, tenere duro e mettere ogni giorno al centro la Valeria. Ma chi era questa Valeria? Insiste Calabresi, e lui di nuovo: Valeria è il capo, l'amministratore delegato, colei che decide del tuo successo o della tua fine, colei che dovresti rispettare, che non dovresti mai tradire, ma capire sempre. Valeria è la mamma che va a fare la spesa, la nonna, la zia. È lei la consumatrice che decide cosa comprare ogni giorno. È lei che decide che Walmart è il negozio più grande del mondo. Se un giorno cambia idea e non compra più da te, allora sei condannato. Hai finito senza preavviso, perché non ti invia una lettera del suo avvocato che ti informa della risoluzione di un contratto. Ha semplicemente deciso di andare da qualche altra parte, di smettere di comprare da te. Valeria è sacra. Dovresti studiarla con attenzione e non improvvisare mai. È dal dialogo con Valeria che sono nate tutte le innovazioni di Ferrero. È nel contesto della sua famiglia che la sua azienda è cresciuta in modo sostenibile fino a diventare una holding globale. È grazie alla sua fede, o nelle sue parole, grazie all'intercessione di Maria, che Ferrero ha trovato la forza per costruire una delle realtà industriali più straordinarie in Italia e nel mondo. Tutto ha inizio nella sua città piemontese di Alba, dove i suoi genitori possedevano una pasticceria. Alba ora è il capoluogo delle Langhe, a metà strada tra Torino e Genova, il paradiso del buon vino, Nebbiolo, Barbera, Barolo, Barbaresco e soprattutto il paradiso del tartufo bianco. Ora, prima di diventare una delle mete più attraenti per il turismo agroalimentare, le Langhe erano in realtà un territorio molto povero. Tra il 1944 e il 1945 furono teatro della guerra di resistenza italiana e nel secondo dopoguerra erano una terra desolata, la cui unica ricchezza proveniva dalla coltivazione delle nocciole e la cui unica gloria veniva dai suoi due scrittori, Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. Pavese le vedeva come una terra mistica, quasi pagana, mentre Fenoglio vedeva nelle sue colline la controparte dell'oceano oscuro di Melville in Moby Dick. In questo contesto, negli anni del secondo dopoguerra, Pietro Ferrero, padre di Michele, aveva allestito un laboratorio sperimentale dietro la sua pasticceria prima di trasformarla in fabbrica. Per sopperire alla scarsità del cacao, aveva iniziato a mischiare il cioccolato con le nocciole locali. Pietro morì nel 1949 e fino al 1957 fu suo fratello a guidare l'azienda. Da lì in avanti gli subentrò Michele, che nei decenni successivi aprì il business di famiglia ai mercati esteri e iniziò un processo instancabile di innovazione, con la creazione di prodotti leggendari come Moncherie, Nutella, Kinder Ferrero, Ferrero Rocher, Tic Tac. La chiave del suo successo commerciale, in poche parole, era proprio la Valeria, che diventò il termine di paragone reale di ogni prodotto e il fattore umano da osservare sopra ogni altra analisi o speculazione. Vi faccio qualche esempio per capire a cosa mi riferisco. Nei primi anni 50 Ferrero intuì che la Germania era il nuovo mercato di riferimento. Primo, perché ogni estate doveva richiamare il cioccolato in Italia per non deludere la Valeria con un prodotto fuso che si sciogliesse, e secondo, perché il consumo costante di cioccolato nel nord Europa poteva garantirgli un fatturato uniforme durante tutto l'anno. La Germania del dopoguerra, tuttavia, era un paese allo stremo e gli italiani erano visti negativamente come codardi e traditori. Per riscaldare sia il corpo che il cuore, Ferrero ebbe l'idea di mescolare il cioccolato con il liquore, aggiungendo una ciliegia e trasformando la carta della caramella in un'ideale carta da regalo rossa. La Valeria tedesca, disse a Calabresi, aveva bisogno di essere consolata, di sentirsi bene ogni giorno, di essere ricompensata con un piccolo regalo quotidiano. Funzionava per le coppie, mariti e mogli, e non c'era bisogno di aspettare grandi occasioni. Fu così che nacque il suo primo successo, il Moncherie.
La storia dei prodotti successivi conferma la capacità di Ferrero di mettere in relazione le circostanze esterne con i bisogni umani, così come la sua insaziabile spinta a innovare, partendo dalla voglia di pensare e fare in modo diverso dagli altri. Fu a partire da questa voglia di distinguersi che nasce la crema alla Nutella nel 1964. Mentre tutti producevano cioccolato solido, Ferrero elaborò l'idea del padre di unire nocciole e cacao in una crema spalmabile e la trasportò dal laboratorio di Alba al mondo, come si vede già dal nome Nutella, che modella una parola dal suono italiano sull'inglese nut, nocciola. Inutile dire che la Nutella è ancora oggi il prodotto globale più riconoscibile di Ferrero. Sulla stessa linea è la folle intuizione che ha portato alla creazione di Kinder Ferrero nel 1968. Le uova di cioccolato con dentro una sorpresa erano retaggio esclusivo del repertorio pasquale. Ferrero voleva replicare la gioia della sorpresa su scala ridotta per bypassare la stagionalità del prodotto. Nelle sue parole: "Ho pensato a mamma Valeria, che voleva premiare il figlio per un buon voto a scuola, o a nonna Valeria, o a zia Valeria, che potevano ricevere un bacio, un abbraccio o un complimento difficile da guadagnare." Così, per non preoccupare le mamme, iniziò a produrre uova di cioccolato di piccole dimensioni, con più latte e meno cacao, lanciando l'idea di una linea di cioccolato con sorpresa per bambini. Questa volta anche la moglie obiettò, dicendo che le uova di cioccolato si potevano vendere solo a Pasqua. Alle sue critiche, Ferrero rispose semplicemente: "Beh, da domani ogni giorno sarà Pasqua." Nel corso degli anni l'azienda ha conquistato una grossa fetta di mercato dolciario globale, sviluppando nuovi prodotti come Ferrero Rocher o Tic Tac e acquisendo altri marchi. Il gruppo Ferrero ha recentemente avviato una fusione con Oltan, azienda leader per la raccolta e il commercio di nocciole in Turchia, sede del 70% della produzione mondiale. Nel 2017 il gruppo ha assimilato la britannica Thorntons e nel 2018 ha acquisito marchi come Butterfinger, Baby Ruth, 100 Grand, Raisinets e Crunch, che sono il cuore del mercato americano di Halloween. Ora, in tutta questa storia, il punto affascinante è la continuità che Michele ha dato alla sua azienda di generazione in generazione, ancorando la sua attività alle sue radici familiari, al suo territorio e ai suoi solidi valori. Nel 1987 i suoi due figli, Pietro e Giovanni, sono diventati amministratori delegati dell'azienda. Fu nel 2011, quando Pietro morì inaspettatamente durante un giro in bicicletta in Sudafrica, che suo fratello Giovanni, romanziere di fama a quel punto, ha assunto a pieno titolo la posizione. Una bella storia davvero, un autore e scrittore che diventa CEO di un'azienda globale. Nel frattempo l'azienda ha continuato a radicarsi ad Alba, investendo in progetti per la comunità e avviando la Fondazione Ferrero per la cura degli anziani e degli ex lavoratori. Il motto del marchio, condividere valori per creare valori, e la triade di verbi che definiscono la filosofia di Ferrero, lavorare, creare e donare, sono ancora al centro dell'impresa. Il successo del gruppo si basa infatti sulla cura per le proprie persone e sulla creazione di una cultura imprenditoriale focalizzata su prodotti di alta qualità e dedicata alla costruzione di un profit comune, dai risultati commerciali ai benefici umani e sociali, come il sostegno alle comunità locali, la promozione di stili di vita sani e l'impegno in pratiche agricole sostenibili. Le migliaia di persone raccolte davanti al Duomo di Alba per i funerali di Michele Ferrero sono una testimonianza del bene che la sua impresa industriale ha generato. Vi invito a visitare la pagina web di Ferrero per trovare i concetti chiave alla base dell'azienda, il cui impegno per il raggiungimento dei propri obiettivi commerciali, e cito qui, non è disgiunto dai principi che guidano le sue azioni, ovvero lealtà e fiducia, rispetto e responsabilità, integrità e moderazione, passione per la ricerca e l'innovazione. La ricerca dell'eccellenza da parte di Ferrero trova il suo terreno in una cultura della responsabilità e dell'iniziativa personale, sintetizzata dall'insistenza dell'azienda sull'imparare facendo. Tutta la filosofia imprenditoriale di Michele Ferrero trova dunque la sua sintesi finale nella parola iniziativa, come
impulso personale verso l'avvio di qualcosa, come atteggiamento di responsabilità proattiva nei confronti della propria visione o dei propri investimenti, o come spinta incessante per iniziare processi, massimizzare i risultati e perseguire valori umani. È tutto per oggi. Chiaramente questo è il momento per provare di nuovo tutti i vostri prodotti Ferrero preferiti, con moderazione, ma soprattutto con la consapevolezza della loro storia. Anche se raramente ci pensiamo, ogni pezzo industriale è ultimamente il frutto di un'enorme carica di desiderio, di impegno e di dedizione umana. Grazie della visione, arrivederci e alla prossima.